Allora, ragazzi, voi non vi ricordate di me, ma io mi ricordo di voi. Detto così sembra una cosa che non mi dovete soldi, tranquilli. An- Ma io vi Anche noi seguo ci dal... ricordiamo. Vai, vai. Sì, detto così Sì, sembra inquietante. Comunque vi seguo dal 2016, quando vinceste il Pulse Contest a Roma. esatto. Io ero là, ero in giuria, devo dire la verità. E vi ho anche portato al Pazzesco. MEI, quindi insomma vi seguo da tanto tempo. Devo dire la verità, Grande, speravo vero, vincesse un è altro vero, gruppo, sì. devo dire la verità, il Pulse Contest, non voglio fare il fanboy, però alla fine avete dimostrato di esserci arrivati e avercela fatta. E insomma, dal Pulse Contest a Sanremo, insomma, la strada non sembra essere così scontata. Avete vinto tutto tranne X Factor, ma siete arrivati secondi, quindi in realtà i veri vincitori morali siete voi. Qual è il limite di vincere, tra virgolette, sempre e arrivare così rapidamente al successo? C'è un limite in questo? Ma in Ma in realtà realtà è quello che si percepisce dall'esterno, il fatto che noi abbiamo sempre vinto. In realtà tutti i nostri risultati sono arrivati da duro lavoro e da tanto impegno, quindi il fatto che quando ci sono delle competizioni abbiamo vinto, in realtà sono stati solo riconoscimenti del nostro lavoro, diciamo che per noi non è tanto importante le classifiche o appunto la competizione, quanto il pubblico, il rapporto col pubblico e il feedback delle persone. Vittoria vuole dire qualche cosa? Mi sembra... no, no, giusto, volevo dire più o meno la stessa cosa. Grazie. Sicuramente, diciamo, il vostro percorso vi ha portato anche tante polemichette. L'ultima su cui sorvolerei è quella dell'Eurovision, che mi sembra molto pretestuosa, quindi non vi chiedo un parere al riguardo, anche perché insomma l'avete già dato anche giustamente. Però direi che è molto rock dare fastidio. Credo che se le cose non, se non ci fosse qualcuno che rosica, detto da romani, forse non sarebbe neanche giusto essere rock, no? Ma Assolutamente, in sì, Scialla, effetti, più che altro ognuno poi ha il suo punto di vista, giustamente, nel senso non prendiamo sicuramente che ci siano tanto commenti positivi o commenti negativi, anzi, in realtà è proprio quello il bello, che al di là dell'essere rock o non essere rock, comunque te vai avanti per la tua strada, fai il tuo percorso e poi giustamente, nel senso, ognuno può esprimere la propria opinione. Tanto se stai facendo una cosa figa alla fine che ha dei commenti, che genera dei commenti, ci sta che la gente ti insulta, no? Che esprime il suo Esatto. parere, però da un lato è anche una cosa positiva. Arriviamo invece a Teatro Lira volume 1, che già il titolo è abbastanza interessante perché sull'Ira mi sembra chiaro di cosa si parla, ovvero molte delle tracce mostrano questa sorta anche di insoddisfazione, l'avete detto anche voi in conferenza stampa, sul fatto che comunque molte canzoni, parlo già da Fuori di testa, ma insomma anche altri brani, sono una sorta di rivendicazione nei confronti delle tante persone che magari ce l'hanno con voi, diciamo così. Mi incuriosiva però il teatro, ovvero se appunto l'ira manifesta, il teatro è in un certo senso una simulazione della vita, ovvero noi vediamo proiettato nell'aspetto artistico la vita. Come lo vivete questo teatro voi? E poi perché volume 1? Allora, diciamo che per quanto riguarda il teatro era proprio il concetto che è una cosa in teoria che comunemente viene percepita come negativa, come l'ira invece messa in un contesto di arte e creatività, perché poi appunto nel teatro vengono messi in scena spettacoli che possono essere dalla musica alla recitazione e via dicendo. Quindi il nostro concetto era proprio che trasformiamo questi sentimenti poi in uno spettacolo dove lo spettatore, che vedendo la nostra performance, la nostra musica, può immedesimarsi e di conseguenza sentirsi anche lui magari compreso, sollevato attraverso le emozioni e le cose di cui parliamo nelle nostre canzoni. E volume 1 perché chissà, forse ci sarà un altro volume. perché adoriamo i numeri. Esatto. Gli Tra l'altro umani. è in numero romano e anche allora hanno tolto i numeri romani, hanno messo i numeri arabi, ma vabbè, è un numero, forse il numero non è romano, forse il numero... Vabbè, non è importante, non perdiamo tempo, già è Com'è, poco. raga? Sono Ehm, impreparato. il, um, il pezzo con cui avete vinto Sanremo lo dice molto bene, ovvero siamo fuori di testa ma diversi da loro. Su questo punto di vista io posso capire di chi parlate quando dite loro. Non sono sicuro di essere nella parte del noi o del voi. Secondo voi chi sono questi noi, questo io che parla sempre nel disco, al di là che può essere chiaramente Damiano, comunque qualcuno del gruppo o il gruppo come entità? C'è un discorso quasi generazionale, no? Avere 20 anni lo dice anche questo, farà male il dubbio di non essere nessuno.
Sentite questo noi, questa generazione che ha bisogno di esprimersi, di parlare, di reagire? Ma noi in realtà quello di cui parliamo, quello che scriviamo e tutti i messaggi che mandiamo derivano da esperienze nostre. Poi se questo nostro raccontare quelli che sono i nostri 20 anni e la nostra giovane età fa scattare poi nei nostri coetanei questo senso di appartenenza o in qualche modo appunto diventa generazionale, assolutamente tutto di guadagnato e vuol dire che abbiamo espresso bene quello che è il nostro pensiero, però noi non ci come dire, autoconvinciamo di essere insomma la voce della nostra generazione. Noi mandiamo dei messaggi, poi se la nostra generazione li accoglierà, insomma non decidiamo noi, deciderà la nostra generazione se saremo esatto. Non ci autoproclamiamo senza dubbio. Diciamo che Divi, ce la do di altri ragazzi. No, mi sa che si è bloccata, Vittoria. Mi sono bloccata? Sì. Sei svenuta? Mi vedete? No, ci sei. Sì, Ti vediamo e ti sentiamo, Vic. Ok. Sì, adesso sì. Ok, devo ripetere quello che ho detto o l'avete sentito? No, ripeti. Dicevo che noi appunto parliamo della nostra esperienza, che però sicuramente è la stessa che vivono magari anche molti altri ragazzi quando noi parliamo di questi argomenti contro le discriminazioni, contro le persone che cercano di criticarti, di affossarti. Sicuramente queste sono purtroppo cose che anche molti altri nostri coetanei non vivono, quindi in quel senso sicuramente è quello il gruppo di persone, tra virgolette, delle quali parliamo a favore e contro quelli che devono rompere il cazzo, diciamo. Esatto. Esattamente. I vostri due exploit, diciamo, della carriera sono stati appunto, come accennavamo prima, sia il secondo posto X Factor e poi ovviamente questa vittoria a Sanremo, che sono due contesti televisivi. Mi sembra interessante come, in un certo senso, comunque una band molto giovane sia riuscita a emergere musicalmente, però tramite un supporto televisivo. Questo vi ha portato anche le critiche, c'è chi dice che abbiate fatto gavetta, chi dice che non abbiate fatto gavetta. Sentite un po' anche il peso però di dover dimostrare qualcosa in più proprio venendo da un contesto che era diverso di quello del passato? Ma guarda, in realtà no. esatto, cioè la figata proprio è stata il fatto di sicuramente fare il proprio percorso partendo appunto tra virgolette dalla strada, però insomma nel senso facendo quello che ci è sempre piaciuto fare e entrare in un contesto del genere, quindi anche televisivo, portando noi stessi. Infatti la cosa di cui andiamo più fieri e orgogliosi è il fatto di essere rimasti sempre trasparenti e aver continuato sulla stessa strada per tutto il percorso, nel senso siamo arrivati a questo punto e la figata è il fatto che la gente anche dall'esterno hanno dato questa sincerità, quindi anzi siamo orgogliosi di questo. Sì, poi anche chi perché ci poi conosce appunto lo sa anche che noi è da quando abbiamo 15 anni che appunto suoniamo insieme e a modo nostro comunque ci siamo fatti il culo, ci siamo sempre messi sotto cercando di sfruttare ogni possibilità, anche comunque all'interno di questi due programmi, ovvero Sanremo X Factor. È stato comunque anche lì un percorso abbastanza stressante e duro dove ci siamo veramente impegnati al massimo per dare il 100%. Poi sicuramente noi pensiamo che sia un po' stupido avere pregiudizi cioè noi questi programmi comunque li abbiamo sempre vissuti un po' come una vetrina, no? Nel senso noi siamo andati lì ma non a omologarci a, diciamo, a quello che fanno gli altri o a quello che magari è ritenuto consono su quel palco. Noi siamo andati lì facendo noi stessi, quindi alla fine noi l'abbiamo, tra virgolette, sfruttati come mezzi per farci vedere da un pubblico ampio e di conseguenza come trampolino di lancio. Pensiamo che sia più importante giudicare il contenuto più che dove lo vedi, no? Quindi se qualcuno magari un po' ha questi pregiudizi del tipo no, è un talent, no, a TV, secondo noi sono pregiudizi un po' stupidi che andrebbero superati sicuramente. Sì, no, poi in realtà questa cosa non ci tocca per nulla di base, anche perché quando siamo entrati nel programma, anzi usciti, perdonami, molti ci hanno anche smosso la critica del fatto che fosse stato appunto il programma ad averci, diciamo, creati in qualche modo, cosa che in realtà non è vera. In base noi siamo entrati nel programma che già eravamo quelli che siamo. Noi abbiamo semplicemente portato la nostra musica e abbiamo portato noi stessi su un palco in cui potevamo vederci più persone e farci conoscere da tanti altri di base.
A proposito di pregiudizi a riguardo, il pregiudizio principale di queste settimane è quello del rock, non rock, il rock, non siete rock, non si capisce bene che cos'è il rock. È vero che in Italia il rock come lo conosciamo non è mai successo e nel momento attuale, diciamo, è dominata da una parte dal pop, hip hop, indie pop, quello che è, dall'altro dalla trap e dal rap. Quello che mi domando è allora, siete veramente all'evoluzione? È il passato che ritorna? Dov'è il futuro? E qual è il presente musicale attuale? E dove vi piazzate voi in questo presente musicale attuale? Ma secondo noi la musica è ciclica ed è anche in continua evoluzione. Secondo noi ancora nel 2021 parlare di generi, rock, pop, indie, ci sembra abbastanza sterile. Nel senso, io mi limiterei a giudicare la musica. Poi se qualcuno dice che non siamo rock, noi sopravviveremo e continueremo a fare le nostre canzoni non rock e nel senso la nostra vita andrà avanti, ma penso che adesso noi forse abbiamo l'opportunità di riportare il genere in cima alle classifiche, forse sì, forse no. Noi facciamo il nostro, poi se questo dovesse succedere, noi diventassimo gli apripista di qualcosa di più grande, sarà molto bello, ma diciamo che non ci facciamo questo tipo di aspettative, insomma, noi cerchiamo di fare il massimo per il nostro orticello e poi quello che succederà all'esterno succederà. Esatto. Uno degli aspetti che vi ha sempre caratterizzato è, permettetemi di dirlo, innanzitutto volevo dire a Vittoria che hai un bellissimo Daneletto Longhorn come basso, sono un grande fan. Grazie! Quindi numero uno. Ora però faccio un altro argomento che sembra invece non c'entra niente. Una delle cose di cui si parla principalmente quando si parla di voi è che siete tutti e quattro bei ragazzi, e questo è innegabile. E il rock in un certo senso si è sempre associato a una certa sessualizzazione, voglio dire, da Elvis, voglio dire, normalmente è questo. Avete anche voi le mamme di Damiano, sapete, i gruppi Facebook che vanno sicuramente è un aspetto che non solo ricercate ma va molto forte, però io spesso lo trovo anche limitante perché, almeno per quello che riguarda voi, perché sembra quasi come se fosse più importante essere belli di essere bravi. Subite questa cosa di essere considerati spesso, anche sbagliando, più belli di bravi? Sempre che magari sia vero, insomma. Assolutamente no, anzi. Cioè, è un po' una cosa naturale, voglio dire, il pubblico generalista poi alla fine è anche molto, molto attratto da quegli aspetti, anche poi gli articoli, le cose, insomma, fa molti click parlare dell'estetica e di queste cose qui, però noi poi alla fine vediamo i risultati, vediamo il tour, che le date vanno benissimo, i pezzi che vengono streamati tanto, la credibilità che cresce, insomma, capiamo che quelli sono i commenti della superficie, poi se vai a scavare, insomma, la gente apprezza sicuramente la musica, ma poi penso che questo alone di bellezza che ci si è creato intorno sia dovuto anche e soprattutto dal talento. Voglio dire, se suonavamo una merda non penso che ci dicevano tutti che eravamo così belli. Siamo sia belli che bravi, infatti. Sia bravi che belli. Tra l'altro, l'altro artista che subisce critiche per lo più parallele a voi è Achille Lauro. Condividete infatti questo mondo glam che un po' vi contraddistingue. Forse proprio per quello, diciamo, c'è questa attenzione maniacale, perché siamo un po' abituati a non avere pop star o rock star in Italia. Comunque da tanti anni non ce l'abbiamo più. Vi sentite un po' rock star, almeno nell'anima? E sperate insomma che questo possa essere l'insegnamento anche per chi vuole affacciarsi nel mestiere, tutto qualcuno che ha la vostra età. Ma diciamo che per noi sarebbe un po', diciamo, presuntuoso autodefinirci in questa maniera. Noi, come abbiamo detto un sacco di volte, siamo semplicemente dei ragazzi che fanno ciò che amano e che esprimono le loro emozioni e le loro esperienze attraverso la musica. Se poi questo può portare dei ragazzi a prendere la chitarra in mano e dire oh, forse è figo anche suonare la chitarra e non solo rappare, ad esempio. E noi siamo più che contenti, questo è indubbio, ecco. Però non pensiamo, non lo so, di avere in un certo senso una tale influenza sulle persone, non è il nostro
obiettivo primario, no? Noi cerchiamo di fare la nostra musica e che le persone la apprezzino e ci si rispecchino, e poi se questo le porta ad appassionarsi a suonare, meglio di così non si può. Tanto di cappello. Esatto. Siete giovanissimi, avete poco più di 20 anni, credo tutti poco più di 20 anni. Siamo in un momento storico che ovviamente, insomma, ci fa pensare su quello che è la musica, il presente. Avete annunciato una serie di sold out nella speranza, insomma, di potervi vedere dal vivo. Avete mai pensato di ripensare anche il vostro futuro, il vostro lavoro in questi 2 anni, anche perché penso almeno fino al 2022 la situazione sarà questa, di blocco? Come influisce un lockdown, una pandemia nella carriera e nel pensare la carriera di ragazzi così giovani in un settore come quello dell'arte, dell'intrattenimento così fragile? Ma sicuramente noi, facendo parte insomma, del mercato quello grosso, nonostante diciamo, le restrizioni, ci rendiamo conto di essere dei privilegiati, perché comunque in qualche modo abbiamo continuato a lavorare e non abbiamo avuto, insomma, problemi economici, eccetera. Quindi diciamo che per noi ha pesato più sul livello appunto di libertà lavorativa, beccarsi per scrivere, insomma, su quello abbiamo fatto un po' di fatica, però ci rendiamo anche conto di non poterne parlare come appunto altri, perché sicuramente siamo stati colpiti meno. Poi chiaro che ci rendiamo infatti conto che, per esempio, i lavoratori dello spettacolo sono stati colpiti in maniera molto più pesante di noi. Noi ci rendiamo conto, insomma, di essere un po' in una posizione di privilegio. Sì, capisco. È uscito un libro molto bello, si chiama Musica in Lockdown, l'ho scritto io, è uscito ieri, ma vabbè, questo non c'entra niente. Ultima domanda. Un libro molto bello, sì, ho scritto io, sì. Ultima domanda, ragazzi, poi vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso. Teatro d'Ira volume 1, come lo dovrebbe ascoltare un ragazzo di 20 anni? Cosa dovrebbe arrivare al ragazzo di 20 anni? E secondo voi cosa dovrebbe arrivare a uno di 30 e più anni come me? E quindi ai boomer, diciamo, come io appartengo ormai alla categoria dei boomer? Come vi immaginate questo? Ma il bello della musica forse è proprio questo, che non c'è un come te lo aspetti o cosa dovrebbe arrivare, ognuno l'ascolta e sì, appunto si parla attraverso le orecchie e ognuno arriverà sicuramente una sensazione differente, che è quello di importante in realtà. Esatto. Poi sul come andrebbe ascoltato su un impianto grande circa 5 metri per 6, fatto bene, con delle cuffie da studio, sicuramente non con le casse del telefono. Oppure in macchina. Sì, ma con impianto buono la macchina. No, per una macchina con impianto buono. Butti. Esatto. Decisamente. Io l'ho sentito con un impianto buono, devo dire la verità. L'album ha un bel tiro, ha una bella botta, quindi si vede che l'avete pensato per il live, che è una cosa molto diversa. Accennavamo prima al fatto che la trap in realtà è già pensata per andare direttamente sul disco, quindi c'è questa dimensione vostra. Vi considerate ancora una band dal vivo, nonostante non ci siamo più live, quindi è positivo questo. Vabbè, ma questa è una situazione temporanea. Nel mondo normale ci sono i live, quindi noi siamo assolutamente una band da live, ma tutta la vita. Allora, siamo nati live, viviamo ma live, poi che te la fai a fare a band se non suoni live, scusa? Esatto. Infatti sono tutti cantautori mo per un motivo, o tutti trapper, perché tanto... sono sciolte tutte le band, quelle storiche. Comunque ragazzi, vi ringrazio anche perché io sono di Roma Ovest, sono di Pisana, andavo al Malpighi, so che alcune di voi andava al Montale, non so chi, quindi... Io ho fatto il primo al Malpighi. Ah, beh sì, abbiamo tipo 12 anni di differenza, però... E poi è giustamente cambiato. Vabbè, hanno seccato siamo forti, siamo fighi, siamo quelli del Malpighi. Pensa un po' che roba, quindi... Pensa che ricordo. Lei c'è sta ancora lo striscione. Sì, capisci. Però ci andava la sorella di Ilari Blasi, Melody Blasi. Erano tutti innamorati di lei. Pure Giovanotti. E anche Claudia Pandolfi. No, Claudia Pandolfi, la Cortellesi. Quindi, Scuola dei fenomeni. Sì. E ovviamente Riccardo De Stefano, che insomma è uscito un nuovo libro, bello, compratelo. È uscito un nuovo libro molto bello. Sì. Molto bello.